Perché ho detto di sì ad X Factor? Perché mi ricordo il ragazzino che ero, appassionato, tenace, avido di musica, di esperienze, praticamente ero pieno di sogni. Affronterò questa nuova sfida piena di energia positiva, nella speranza di trasmetterla a chi su quel palco sarà ancora più emozionato di me. Ho di nuovo l'occasione per portare la voce di un modo di fare musica lontano dalle logiche dei numeri e del risultato. Il risultato a tutti i costi. Voglio intrattenere e fare sognare la gente, celebrando la forza della musica. Non sono mai stato un turista a Roma. E in qualsiasi città del mondo, quando c'è un teatro come quello nello quale noi siamo adesso, mi sento a casa. Io ho cominciato con la musica classica. Ho cantato fino a 15 anni. Facevo tutto da Benjamin Britten a Mozart, cantavo e registravo con l'Opera Reale di Londra e anche tantissima musica contemporanea. La sera io lavoravo come cameriere, prendevo questi soldi per pagare lo studio dove io facevo i miei demo. Scrivevo le canzoni per il mio primo album tutto segretamente. Al Conservatorio di Londra non si poteva mischiare due diverse intenzioni. Non avevo il permesso di farlo, comunque. Dunque facevo tutto segretamente. Poi sono uscito, ho fatto subito il mio primo album, però sempre con questa idea di tornare verso la musica classica e di trovare una sorta di mix fra le due. Io ho scelto di tornare a X Factor anche perché volevo vedere la gente, volevo risentirmi intorno a delle altre persone. Però la cosa che mi ha veramente convinto dalla prima chiamata con la produzione, dove mi hanno spiegato un po' le loro intenzioni, e ho avuto subito l'impressione che tutti questi cambiamenti, e ce ne sono tanti, che loro volevano fare, che stanno facendo adesso, è come se tutto quello che loro hanno voluto, però non hanno potuto cambiare negli anni precedenti, l'hanno finalmente fatto. La mia vita è sempre stata costellata da coincidenze. Quindi mi ritroverò a fare X Factor allo Studio 5, che è lo studio di Cinecittà dove io mi sono esibita per la prima volta al Serale di Amici. Per un attimo mi sono reso conto dell'arco che ha fatto la mia carriera in 10 anni, di quante cose sono successe, di quante cose mi sono dovuta guadagnare veramente con tanto sacrificio e spero di essere all'altezza di questa nuova avventura. Quello del giudice è un ruolo molto molto importante, è una grandissima responsabilità dire sì o no a qualcuno. Ho ricevuto dei sì, ma ho ricevuto anche tanti no nella mia carriera, che poi in realtà sono stati i no proprio a determinare la mia caparbietà, la mia voglia di riscatto. La voce è un talento naturale, poi bisogna veramente lavorare tanto, costruirsi una personalità. Chi decide di lavorare nell'arte deve prepararsi ad essere un buonissimo equilibrista e a volte non c'è la corda di sicurezza, non c'è neanche la rete, quindi bisogna non aver paura di cadere. La musica ha sempre fatto compagnia alle persone e fa parte proprio di noi, secondo me, geneticamente. Il mondo dell'arte durante il Covid è stato il mondo forse meno citato. Quando è successo tutto questo patatrack, il mio pensiero sicuramente è andato ai backliner, agli assistenti, che purtroppo hanno subito un cambiamento veramente drastico. Credo che parlare di musica in televisione sia già una grande risorsa. Non c'è un pubblico, però comunque la conversazione e anche il dialogo che succederà al tavolo è molto diverso, molto più dettagliato, dinamico.
tutto il non detto di prima, adesso possiamo dirlo, possiamo esprimerci con molto più profondità. C'è una rinascita di questo formato. Devo dire che il risultato di questo è un schiaffo di freschezza. Per i ragazzi un po' mi dispiace che si esibiscano senza pubblico. Senza la presenza del perno del nostro lavoro, che sono le persone che decidono di comprare i nostri dischi, di venire a vedere i nostri concerti. Non è facile dare tutta l'energia senza un ritorno dell'energia, perché nell'applauso, oltre che nella conferma magari di quello che ha fatto, c'è magari tanto amore che loro non riceveranno. Per me il fatto che non ci sia il pubblico quest'anno sarà un fattore determinante, per il semplice motivo che mi permetterà di stare più vicino agli artisti, avere un rapporto più intimo. L'unico modo di poterselo immaginare, l'X Factor senza pubblico, probabilmente è aumentare i contenuti, parlare di musica, parlare dei diversi tipi di musica e dei diversi modi, no, che ti spingono poi a trovare la musica e a usarla come linguaggio. Per me è molto più interessante questo che produrre l'ennesima rockstar o pop star. Però se riusciamo a fare anche tutte e due, meglio. Credo che il mood che si vorrà raccontare di queste audizioni sia il più fedele possibile alla realtà. A proposito proprio strettamente della regia, quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' forzata dagli eventi, ma un po' stilistica perché ci piaceva, e cioè quella di separare in maniera netta, anche proprio visivamente, la parte di backstage dalla parte di stage. In qualche modo troviamo un'intimità, diamo una forma intima a questo racconto. Abbiamo la zona d'ingresso, che è la grossa struttura ADX, sempre realizzata con materiale tecnico che ci fa da portale, da ingresso. I ragazzi poi entrando saranno accompagnati e disposti secondo le norme che abbiamo attualmente nella zona che sarà chiamata waiting zone. Questa praticamente è la waiting room, dove i ragazzi aspetteranno di salire sul palco per fare un'esibizione. Nel frattempo possono vedere da questo monitor chi invece sta già sul palco e si sta esibendo. Dopodiché c'è un percorso all'interno di un corridoio e la fase di attesa per poi entrare dentro a quello che è lo stage. Lì ci sarà il momento, diciamo, quello più topico, perché saranno lì in attesa di salire. Mi piacerebbe anche raccontarli invece lasciandoli un po' da soli e quindi spiati da lontano, usando un po' di quinte, così che cominciano veramente a pensare solo a quello che dovranno fare, chi gliel'ha fatto fare. È tipo un esame, quasi una commissione, capito, di persone che te le puoi immaginare anche feroci e cattive, capito, che stanno lì a giudicarti senza pietà, perché non c'è nessuno che fa la pietà, cioè il pubblico non c'è, sei solo. Quindi sarà interessante, sicuramente diverso dalle altre edizioni, questo sicuro. Tutto intorno al palco ci sono delle zone che sono dedicate ai giudici, c'è il set proprio la judge zone e l'immancabile zona Catalan per catturare i momenti di ingresso e di uscita dei ragazzi. Hanno affittato uno studio che è obiettivamente molto molto bello da vedere, cioè io ci vivrei dentro, perché è proprio esteticamente molto bello, suddiviso per zone, anche la mia è più comoda, mi hanno regalato delle poltrone e dei divani e rischio anche l'abbiocco. E questo è un passaggio, diciamo, che di solito è prima di salire sul palco. Quindi dalla waiting, quando sono in attesa di salire sul palco, possono intanto passare qui e scambiare due parole uguali, per sdrammatizzare, per empatizzare, insomma per raccontare un po' come stanno a vivere questo momento.
Sicuramente qualcuno si presenterà per fare un'esperienza, qualcun altro si presenterà per divertirsi. Ci saranno sicuramente dei concorrenti che si presenteranno giocandosi la carta più importante della loro vita in questo momento. Ci sono passata anch'io dal fantastico mondo dei provini, quindi capisco molto il momento in cui tu decidi di fare quello step e di giocarti tutto perché vuoi a tutti i costi fare questo mestiere. Non lo so se sarò empatica nei loro confronti. Secondo me empatici si nasce e basta, non si diventa empatici. L'empatia non è una cosa che si può studiare o che si può, come dire, allenare o inventare. Sono quello che sono, senza filtri sicuramente. Ma a prescindere da questo, rispetto tutte le persone che hanno il coraggio sempre di metterci la faccia, di esporsi per rincorrere i loro sogni e i loro obiettivi, perché ci sono i treni che passano una sola volta nella vita. È super importante parlare in una maniera molto dritta, anche con quelli che si presentano ai audition, perché il mondo comunque è la risposta collettiva del pubblico, non è una cosa dolce, no, non è coperta di cotone, è un coltello, un martello. E dunque dobbiamo parlare con amore, con tenerezza, però comunque essere dritti. Da quelli che si presentano a X Factor, anche in un contesto così, che è un contesto comunque difficile perché ci sono le luci, le telecamere, è uno show, è una gara, televisione, è l'unica cosa che può farmi uscire di quel contesto, è un gesto artistico incosciente a volte che ti trasporta da un'altra parte. Posso sentirlo seduto al tavolo, in un teatro, anche se sei seduto nel cielo lì, o anche a casa. È così, la provocazione dell'intimità, fare crollare quel muro, quella distanza. Saremo noi e i concorrenti e io spero che questo sia uno stimolo perché i concorrenti diano il massimo. Ho un dono che non mi ha mai fregato, mi ha fregato il tempo probabilmente, non è stato il tempo giusto, però ho sempre avuto l'intuito. Sarà il fatto che sono molto curioso, mi piace spaziare in diverse dimensioni, quindi ciò mi permette di capire se una cosa può funzionare o no. E sono sempre alla ricerca di cose particolari, strane da tanti punti di vista, ho dei gusti che probabilmente non tante persone ci si rivedono, però appunto io ho bisogno di cibarmi sempre di esperienze e di avere input nuovi. Ho azzeccato artisti che poi sono diventati giganteschi e l'intuito mi ha fatto predire delle tracce che poi sono state delle hit. Quindi quando vedo che una cosa va bene dico avevo l'intuizione giusta, quindi vuol dire che le cose stanno andando bene. Sicuramente nella musica italiana ci sono tantissime sfaccettature e tantissime cose che mancano. Ci sono un sacco di ragazzi che per trovare un'identità contano sui numeri. Questa è una distorsione che vorrei nel mio piccolo contribuire un po' a guarire. Io non vivo X Factor come un viatico per realizzare una carriera. Capisco che sia contraddittorio dire una cosa del genere perché in realtà è un contest, c'è un vincitore e io sono molto competitivo e quindi chiaramente all'interno del contest poi ci sono e vincere o perdere mi interessa, però non partecipo a X Factor per questo. In questo momento storico la musica non sta circolando e secondo me stare in televisione, parlare di musica, portare la musica in giro tramite la televisione è già un compito di per sé nobile, notevole, che mi interessa, che mi stimola tantissimo. Il messaggio che sta dando di speranza a X Factor era quello che io speravo di trovare, perché nella fase di lockdown io ho notato che moltissime persone, anche quelle più comuni, hanno trasmesso questa necessità di dover comunicare qualcosa.
la musica fa questo, risveglia le nostre sensazioni, quindi spero di vedere sul palco tante persone che hanno voglia di farcela, che hanno fame di fare questo mestiere, che sono pronte a mettersi in gioco, a mutare, così come cambia la musica, così come cambiano tante cose intorno a noi. Spero di vedere sempre persone così sul palco, a prescindere dalla categoria che mi sarà assegnata, a prescindere da tutto, perché fa bene a noi, fa bene a loro, fa bene allo spettacolo, fa bene alla musica in generale, trovare persone che osano. Quando salgo su un palco sono sicuro di quello che sto portando, se no non lo porto su un palco. Non faccio i salti mortali, non mi interessa fare gli esercizi. Molte band sono squadre di basket in realtà. Molti cantanti stanno facendo il triplo carpiato, stanno facendo i trapezzisti. Quella roba non mi interessa. Quella roba non ha senso per me, non è arte, è sport. Cerco di dimenticare quella parte di giudice e cerco di essere proprio fedele a questa idea del show business. È una gara in continuazione anche per noi e ci sono delle prove in continuazione e dunque l'impegno di vedere la strada lunga, di prendere dei rischi, di accettare anche di metterti alla prova senza perdere la tua luce, senza nascondere tutta la potenzialità che hai. Io dico spesso che la musica mi ha cambiato la vita, però non è solamente la musica. Senza quell'idea che l'immaginazione e che la fantasia, formata bene, fatta seriamente, può anche cambiare la tua realtà. Che non è soltanto essere un dreamer, però i dreams, i sogni, possono proprio cambiare la tua realtà. E quella realizzazione si è fatta quando io avevo 9 anni, entrando in un teatro per la prima volta. Io nella mia vita non ho mai concepito una strada senza la musica. Ho sempre lavorato affinché la musica diventasse il mio lavoro. Poi sicuramente ho avuto anche una bella dose di culo. Ma non ho mai scelto di fare questo mestiere per il successo. Il successo è una cosa che è arrivata dopo ed è la conseguenza di quello che ho fatto, delle scelte che ho fatto nel mio lavoro. Però si può vivere di musica anche senza essere riconosciuti, senza essere famosi, ma non credo di essere in grado di fare altro. Io sono nata Emma e l'ho sempre sentito che sarei finita su un palco in qualche modo. Come diceva zio Ben al caro Peter Parker, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Quindi una delle prime cose che ho detto a Macette è se noi un giorno ce la dovessimo fare, poi arriveremo a fare beneficenza, perché è giusto che sia così. La mia vocazione per il sociale è una promessa personale fatta con una persona che mi ha trasmesso questa sensibilità, che è mia nonna. Lei aveva il sogno che io diventassi un direttore di orchestra. Lo sono diventato un po' a modo mio. Sono un direttore di orchestra del nuovo millennio. Io ho un'aggressività interiore enorme, ce l'ho da sempre, fin da bambino. Le arti marziali, ma soprattutto gli sport da combattimento, mi hanno insegnato una disciplina pazzesca nella vita per contenere questo tipo di aggressività. La musica poi è stata veramente liberatoria, perché sul palco puoi liberarti, puoi liberare tutta questa energia, anche quella negativa, quella più aggressiva, e addirittura ti pagano per questo, quindi è fantastico. Sono contento che sia stata la musica e non gli sport da combattimento per un sacco di motivi. Prima di tutto perché sono ancora intero e poi perché molto probabilmente a questo punto sarei già in pensione da un pezzo, mentre con la musica conto di andare avanti a rompere i coglioni ancora per un bel po'. Vladi! Mi dici dove sono le poltrone dei giudici che vado a prenderle? C'è una cosa che mi colpisce tantissimo delle persone che lavorano qua, che hanno tutte un'eccellenza nella loro mansione, ma sono tutti innamorati di questo lavoro.
anche della parte musicale, soprattutto della parte musicale. Noi proviamo a farvi sentire a vostro agio. C'è una persona con cui lavoro a stretto contatto sempre, che è il nostro direttore di palco, che è Alessandro Voltolin. C'è un team di collaboratori, di backliner, di audio, devo dire sempre molto attenti. Quella squadra è una squadra killer. Il soundcheck dura anche 12 ore e stai lì che continui a chiedere ai fonici di migliorare l'ascolto per i giudici perché devono sentire veramente bene. Eppure in realtà non c'è un concorrente che arriva sul palco e che può in qualche modo recriminare, perché in tutti questi anni abbiamo pensato che il focus di tutto sono solo loro. Quindi se sono contenti loro vuol dire che la cosa è giusta. Quando tu metti delle difficoltà, metti dei muri, degli ostacoli a un artista, molto spesso se non li riesci a tirare giù diventi la persona da odiare. Quindi io spero di essere il giusto stimolo come giudice ad affrontare e a buttare giù ogni tipo di paura che abbiano questi ragazzi. Chiunque sale su un palco non è umile. Dentro però in realtà poi lo devi essere, devi conoscere molto bene i tuoi limiti. Quando sono giù dal palco sono terribile con me stesso e quindi poi sono terribile anche per i concorrenti. Mi sono annusata con i miei colleghi giudici e secondo me tutti e quattro abbiamo proprio voglia di parlare di musica, di rallegrare, di portare insomma dei sorrisi anche alle persone che decideranno di seguirci da casa. C'è proprio una sorta di dichiarazione di intenzioni, c'è un investimento in questa gara perché forse è anche l'aria diversa nella quale stiamo girando questo show quest'anno. C'è un'energia particolare. Siamo pronti, operatori in cuffia per cortesia, stiamo per fare entrare i giudici, stiamo per cominciare. Ok, cominciamo le registrazioni. Buon lavoro a tutti e buon divertimento.